Buonasera, bentornati nella nostra live del giovedì, una live prenatalizia, manca veramente pochissimo, mancano 3 giorni, anche se in realtà non è né l'ultima live né l'ultimo video dell'anno, perché la programmazione continuerà come sempre il martedì e il venerdì alle 20, anche la domenica se non ricordo male. E poi avremo la grande live, il Gran Galà di San Silvestro, il 31 dicembre, non abbiamo ancora l'orario, ma credo attorno alle 17 o alle 18, tireremo insomma un po' le somme di questo particolare anno che è appena trascorso. Quest'anno un po' strano, che insomma ha visto il mercato veramente come non lo avevamo mai visto prima. Naturalmente oggi non sono solo, ma è una live prenatalizia, ci dobbiamo dare gli auguri, insomma, non soltanto non sono solo, ma siamo in tanti e quindi direttamente dalle terre partenopee il nostro caro amato, il nostro bene amato Beniamino Guido Clock. Benvenuto Guido. Intanto Buonasera. buonasera a tutti, Roberto, Nicola, Marco, Alberto, benvenuti a tutti. Direttamente dalle terre di Calabria il nostro co-editor Mr. Rosario Clock. Ciao ragazzi, Benvenuto, buonasera. Champagne e Montagne. Alto livello. Lo youtuber del momento, Zio Poli. Benvenuto zio, naturalmente poi continueremo questa live alle 19:30 come spesso facciamo sul canale dello zio, La vita secondo lo zio Poli, quindi per chi vuole seguire dopo le 19:30 un'altra mezz'oretta di live dove apriremo insomma i carburatori dell'Orto 21 senza minimo perché tanto non lo tenevano, allora ci raggiungerete sul canale dello zio. E poi ancora mi sento Paolo Bonolis e poi ancora il nostro, ma quanti siamo? Guido è andato via. Gran Visir direttamente dalla Disco Tecno. Buonasera. Buonasera. Benvenuto anche al Gran Visir. Allora, la puntata di questa sera è dedicata alle vostre domande che ci avete fatto su Instagram all'account Tocco Clock. Io ce l'ho qua preparate, chiaramente insomma parleremo anche di altro, ma partirei subito con l'aneddoto del Gran Visir, perché mi ha promesso un aneddoto che avrebbe insomma alzato lo share questa sera. Vogliamo partire subito così col botto. Bomba, potrebbe essere la live più corta potrebbe essere la live più corta della storia. No, allora io sono pronto a rimuoverlo. No, a parte gli scherzi, intanto andava un attimino inquadrato, no? Si stava parlando di cosa prima? Di precisione, no? Di precisione. Come sai, risale a 5 minuti fa il discorso. Stava parlando di precisione, del fatto che stavi crono-comparando un 1680. Allora, sì, vi racconto eravamo su WhatsApp io e il Gran Visir, mentre mi guidava con tutte le mie chiavette microstella, mi guidava in un'operazione speciale di come si chiama? Calibratura, di bilanciamento esatto, sì, tramite microstelle. Che innanzitutto dovete sapere che nonno Toc è un gran ciappinaro e questo è molto importante che lo sappiate, è un grande ciappinaro. Ah no, ti avrei fatto vedere lo scrigno delle che significa ciappinaro. Io gli avevo proposto di fare una live in cui lui ciappinava e io gli davo le istruzioni da dietro le quinte, cioè tramite live, e voi assistevate, però non la vuole fare. Comunque, allora, giovedì prossimo la live la chiamo Ciappinamenti e la facciamo insieme. Apro gli orologi. Ciappinaggi si dice. Ciappinaggi. Io apro gli orologi e tu mi dici cosa fare. Ok? Esatto, tu come me lo dici, aprirli. lo fai. Io ti dico come aprirli e te li apri. Comunque, allora, no, l'aneddoto in realtà era questo, che nelle vecchie brochure, in alcune, magari non in tutte, vecchie brochure degli anni 60-70, quando era incassato il calibro 1570 e famiglia su Rolex, era proprio indicato che per piccoli scarti, tipo se l'orologio scartava 4, allora innanzitutto era 4 secondi il COSC,
Se scartava quei 4, magari 5 secondi al giorno, si poteva fare in questo modo: di notte, quando non lo si utilizzava, tenere la quadrante in alto, quindi normale, sì. quadrante L'ho sempre fatto in realtà con i vintage. per fare cosa? Vediamo se ti ricordi però. E per farlo recuperare o per farlo ritardare durante la notte e tenerlo preciso, insomma. Sì, ma allora, quadrante in alto cosa fa? Recupera o ritarda? No, allora io usavo la corona in alto recupera, corona in basso ritarda, credo, se non ricordo No, male. era quadrante in alto recupera, Recupera. corona in basso ritarda. Questo perché? Perché le posizioni di norma, le posizioni orizzontali hai più amplitudine perché hai meno attrito, posizioni verticali hai gli attriti sull'asse, no? Il cosiddetto appeso, e di conseguenza tende a ritardare leggermente. E quindi era proprio Marco, indicato nel manualetto. ma da una settimana che non trovo pace. E quindi, vabbè, ma questo aneddoto qual è? L'aneddoto è questo, che nel manualetto Rolex era indicato questo, quindi nel manualetto? Nella brochure era indicato. Bello, ok. Quindi provate anche voi a casa. Vediamo se aveva ragione, se no gli mandiamo un reclamo. Sai cosa ho trovato in un libricino degli anni 70, sempre in una brochure di Rolex? Una cosa simpaticissima, cioè ti spiegavano come modificare, come piegare la lamella interna nel caso la chiusura si fosse allentata, e te lo spiegavano loro nel manualetto. Piega con le dita e facci una dimostrazione. Faccela in diretta, la gente vuol sapere. Se si chiude male, vabbè, si vede male. Se si chiude male, in pratica, Rolex diceva spiega meglio, non se si chiude male, se è troppo molle, se è troppo lastico. Troppo molle la chiusura. La scatoletta si apre da sola, se applaudite e si scapocchia da sola. A teatro. E niente, in pratica rendendola meno curva, chiaramente aumenta la distanza, no? E quindi si chiude meglio. Allora, vabbè, bando alle ciance. La lamella superiore deve essere più arcuata e quella sotto meno, vabbè, ve lo spiego io con un tutorial. Quello là, bravo. Quello là. L'aneddoto di non comprare mai un cronocomparatore, dice Davide, ed è esattamente la morale di tutto questo. Non comprate un cronocomparatore perché finisce male, perché poi vi dovete comprare la chiave microstella, l'apricasse e dovete far danni. Ed è un business per noi orologiai, ovviamente, perché dopo vengono da noi e spendono il doppio per i danni provocati. Per i danni fatti. Invece me lo sono regolato, funziona ancora, e me lo sono regolato, nonostante l'orologiaio. Solo 20 minuti al giorno. Ale, soltanto 20, prima erano 24. Ale, abbiamo una domanda, dai, iniziamo perché già sono passati 10 minuti, praticamente il format se n'è già andato in un altro Come paese. 10 minuti? Rosario ci riporta all'ordine. Ma quale domanda? Io ho qui le domande di Instagram, ce le siamo fatte fare apposta. Ci ha fatto Alberto, è la seconda volta che la fa, dai, rispondiamo. Alberto, ho pensato che un Tudor BB58 nero fra 20 anni sia indossabile? A meno che tu non l'abbia rotto, direi di sì. Non ho capito tanto la domanda. Però sì, assolutamente sì, insomma. Sì, siamo tutti d'accordo con il sì. Andiamo avanti. Allora, ecco, vedi, pure Mino ha comprato il cronocomparatore per colpa di Stefano. Ciao Mino. Allora, prima domanda. Prenderesti un must del Cartier al quarzo in buone condizioni o un must Solar Beat nuovo? Ma io prenderei, vabbè, dipende dal prezzo, credo che dipenda dal prezzo, perché se si risparmia molto prenderei un quarzo vintage, altrimenti proverei la tecnologia Solar Beat. Il vintage è in oro? Sì, io sono d'accordo con te, Ale. Il vintage è placcatoro, sì, giusto, direi Ale? che lo fa il prezzo. Il vintage dovrebbe essere dipende, ci sono sia cassa oro sia argento placcato oro, il vermeil. Probabilmente lo preferirei. Invece Camisir usa soltanto Cartier Pasha in oro massiccio. Esatto. E il vintage domina.
Esatto. Sempre. Ovviamente. Vado con l'altra. Perché si parla poco di Breitling? Zio, la domanda è a te questa qua, eh. Io credo che si parli poco di Breitling perché qua in Italia sono nella categoria infame degli orologi bagno di sangue, quindi diciamo che costano abbastanza e quando uno magari arriva ad avere quei soldini per prendere un Breitling un po' rappresentativo, quindi 7-8 mila euro per un Navitimer, un Chronomat, e c'è sempre uno Speed e c'è sempre un Datejust e c'è sempre un qualcosa che gli passa davanti, uno Zenith. Noi non li apprezziamo tanto, io li apprezzo molto, però devo dire che quando, e ne ho avuti 3 di Breitling, però li ho sempre rivenduti. Devo dire che quando arrivavo a dire adesso mi prendo un bel Chronomat, poi dicevo ma no, mi prendo uno Zenith, ma no, mi prendo un altro Omega, ma alla fine slittava sempre, ma lo prenderò un Breitling prima o poi. Un altro. Io ne ho avuti due, ho avuto 2 Breitling Chronomat, però anche io alla fine li ho tolti per prendere altro, mentre c'è il Gran Visir che c'è un Chronomat quadrante giallo, vero gasatore. Il problema Bello è quello avere il lì. Chronomat giusto. Voi avevate il Chronomat sbagliato, io ho il Chronomat giusto e si era a posto così. Poi ho anche il Navitimer, prima serie. Quindi se vuol parlare con me di Breitling può parlare che con me sfondo una porta aperta invece. Sono un grande stimatore, non di quelli moderni, di dimensioni abnormi ovviamente. Comunque sì, sono dei moderni pezzi sono veramente... spaventosi. Sì, ma i vintage sono dei pezzi davvero iconici, Navitimer, Chronomat sono pezzi iconici. Penso che negli anni 90 andassero davvero davvero molto. Comunque c'è una domanda invece alla chat, Vadi. Vorrei sapere se mi conviene aspettare il 2023 per risparmiare un 1680. Ne dubito, sinceramente. Anch'io ne dubito. Sul vintage non credo. Io penso che i prezzi siano stabili e anzi pian pianino vadano più verso l'alto, quindi sul vintage non conviene. Cioè non Stefano, si risparmia. Sempre per te. Daytona Panda attualmente in commercio potrebbe uscire di produzione già il prossimo anno? Questa non è per me, io non è per te? Non ho il telefono delle soffiate qui, ce l'ho a casa, quindi questa lo zio in chiamata con le soffiate. Forse lo zio stava sentendo il soffiatore. Forse mi hanno detto che faranno un Daytona nuovo zebrato per fare contenti chi lo vuole nero e bianco, lo fanno insieme. E il tigrato, Gheparda, bianco e nero, non tigrato. Il WWF, bianco e nero. Il WWF ha fatto reclamo per l'utilizzo del bianco Panda. Bianco e nero quadrante diamanti c'è già, ed è zebrato. È vero, Russia ce l'ha sempre al polso, per esempio. Loro lo faranno così, ma in acciaio per meno. Pitonato. Albino. Ci sta pitonato. Questo è per Guido che adesso si incazzerà. Aumento listini Rolex a gennaio. Ci sarà e di quanto? C'era anche qui, vedi? 4,5%. Guido, tu che sei un amante dei listini, dell'aumento dei listini. Beh, aumenteranno i listini, aumenteranno anche gli sconti. Come si vede con Omega, hanno spinto lo Speedmaster, adesso ti pregano per comprarne uno. Sono passato l'altro giorno. Sempre per te, Guido. Guido, sempre per te. Explorer 2 Polar, quando e a quanto posso sperare di comprarlo bene? Per te anche domani, possibilmente. Ma allora i prezzi erano saliti troppo, erano arrivati anche a 9,5. Adesso si stanno un poco riassestando sui 7,5, 8 corredati. Penso che di meno. Vedi che siamo sotto i 7, siamo a 6,8 per un corredato Polar. 16,570 sì, ormai girano intorno a quelle cifre lì. Da reseller almeno 6,8,
6-8. soldo, fra 7.000, 6-8. 7.000. Sì. 7.000 lo trovi Penso perfetto. che andando avanti, se questo è il trend, scenderà, perché alla fine era stato portato troppo in alto in maniera repentina, quindi è giusto che si riassesti. Ma Invece, col Ale- CPO o senza? Col CPO o senza queste cifre? Bisogna capire. Senza, No, per ora vabbè, No, senza. col CPO almeno 10.000 via. No, 15. E forse è poco, Invece qui secondo me siamo vedremo. fuori budget. Secondo me è tanto 7.000. Io conosco ragazzi che sono riusciti a comprarlo a 3.500 un paio di anni fa, 3.500, 3.000. Vabbè. Anche meno. Anche 7.000 meno. sono 7.000, tanti. considera 7.000 che ho sono tanti. visto Rolex 16.800, 16.8000 a 7-8.000 euro scorredati, quindi Sì, a quel certo. punto, cioè per Certo. poco in più vai di Rolex. Sì. E il Gran Visir, che è un Piuttosto- amante vintage, che ne pensa Ma del piuttosto Samurai prendi il Polar a questa 79,090? Di cosa? Assolutamente. Cosa ne penso di 79,090. 79,090 è il sub Di tutto. non mi ricordo se è l'ultimo Plexi o già il primo Zaffiro. Comunque No, è Zaffiro, no, è Zaffiro. è già, No, è già sì, Zaffiro sì. allora. Quindi siamo già tipo anni Ah 96. no, sai che è 97. Plexi? Non è Plexi, mi sa. Plexi. Non è Plexi, è Allora è Plexi. quello prima. Allora È è il Plexi coetaneo del pallettone. mio, è il coetaneo del Pallettoni mio con limite Biglock. del 69 a freccia. Sì, Bene. bravo. E anche quelli erano saliti a dismisura, costava ormai come un 16.610. Però Infatti 7.000 euro scorredato, scorredato sono cifre che tanti, secondo me. io mi prendo un sub Node 8, un 14060. Infatti. Ma piuttosto un Sì. 16570, come abbiamo detto prima. Sì. Vabbè, No, vabbè, ma se lui ha suba, voglia di sommare. Ah sì, ok. A quel punto sì. Zio, Anche se- domanda per te. Cosa ne pensi in generale di un brand storico poco apprezzato in Italia, Ulisse Nardin? Il pupillo dello zio. Ragazzi, Ulysse Nardin, innanzitutto bisogna essere stati almeno operati 3 volte di pelite, perché vuol dire che si è mangiato molto. Perché Ulysse Nardin, insomma, se entri in una discoteca puoi creare l'effetto Niagara, come te lo vedono al polso, quindi questa cosa va detta assolutamente. E poi rimane, insomma, un orologio da veri intenditori. Ecco, secondo me Ulysse Nardin è sempre tantissima roba, dovete comprarli, comprate più Ulysse Nardin, più Ulysse. Cioè, senti Brand lui, ambassador lo zio. Ulysse Nardin. Ma zio, ti piacciono i quadranti quelli un po' più particolari, un po' Lo sai per quali che mi adulti? piacciono, Per Rosario, non adulti. fare il malandrino, che lo sai quali quadranti Ulysse Nardin mi piacciono. Un po'. No, il classico di quello con Milo le sirene è Manara. molto bello, però, Sì, quelli con le sirene di Milo Manara sono eccezionali. È chiaro che lì hai un orologio in metallo prezioso di manifattura con un disegno unico. Secondo me sono molto belli. È chiaro che non è che dici uno c'ha un Milo Manara, uno Swatch e un Chronomat, cioè sono orologi che prendi magari quando di orologi ne hai 50 e Però poi fermi un attimo, io voglio sapere il E parere del in Gran pacchia nei Visir. 60. Voglio sapere il parere del Gran Visir su un Ulysse Nardin da collezione, insomma. Dimmi. Non c'è Alberto in Ulysse chat. Nardin, innanzitutto c'è da dire che è un brand storico. Io Era c'ho il dito sul rimuovere, non si sa mai. Vai. Era leader nei cronometri da marina, quindi ha un fior di storia, tasca ad altissimo livello. Ha avuto un periodo un po' buio, un po' come tutti negli anni 60, 70, 80, poi è stato rilanciato da Ludwig, il cognome Oschlin, vabbè, un cognome impronunciabile, nella seconda metà degli anni 80, facendo dei pezzi capolavoro come la trilogia Tellurium, Astrolabium e bla bla bla, e tutti questi ripetizione a minuti con automi di vario tipo, più o meno osè. E il jungle, andatelo a vedere, il jungle di Ulysse Nardin con quadranti cloisonné, tutte le scene della giungla che si muovono durante la ripetizione a minuti, roba pazzesca, quindi diciamo è da conoscere come brand. Purtroppo ultimamente io ti metterei hanno 8, design 8 e mezzo. discutibili. Ultimamente Sì, hanno dei design veramente discutibili, ma se andate a vedere gli Ulysse Nardin degli anni 90 sono dei capolavori in tutti i sensi. Okay. Ale, in Okay, chat grazie si parla Granito. di un argomento abbastanza caldo, ossia
Lois dice che praticamente a un suo amico che ha ritirato un Daytona gli hanno trattenuto la garanzia. C'è chi dice appunto che se mai dovessero farlo per il concessionario più dall'istante, io onestamente non ho mai sentito, però boh, chissà se fai una roba del genere allo zio Paul ti salta il bancone. Sì, ma già basta che lo fai indossare una volta a qualcun altro che non sia lui, è finita. Cioè neanche il concessionario lo può indossare. L'orologio se me lo vendi nuovo me lo devi vendere nuovo, non che l'ha provato tutti i tagli e poi io te lo pago, gli altri lo provano gratis. Allora se lo vuoi prendere lo paghi e te lo metti, se no se lo pago io me lo metto solo io, frate, non pazzi a me. Ma il concessionario lo può provare o neanche il proprietario? No, me lo devi dare nuovo, non toccato, non esposizione. Quello da esposizione lo rifili a qualcun altro che viene dentro, a me non me lo dai, a me me lo devi togliere dalla scatola. Quelli da esposizione sono orologi già. Quelli in esposizione sono orologi già dei clienti, questo me lo confermavano anche in concessionaria, che vengono trattenuti lì qualche giorno. Passa il piripicchio di turno e glielo fanno provare, quindi tu ti ritrovi il tuo orologio che ti verrà consegnato con i peli attaccati della gente che passa di lì. Però così instauri il rapporto col proprietario del concessionario, e anche con la gente che l'ha provato, il rapporto. Crei un rapporto interpersonale. Invece Nick questa domanda se il mercato del secondo polso, finiamo con queste qua e poi andiamo su quelle di Instagram, dai. Ci chiede se il mercato Rolex secondo polso affonda col nuovo anno. Speriamo. Pure io spero. Per noi appassionati ci riempiamo la pancia di Rolex. Per chi vuole comprare sì. Non lo so. Anche perché se crolla Rolex crolla quasi tutto. Assolutamente. Non credo affondi, e se affonda spariremo tutti, non saremo più qui a parlare di orologeria. Ma non è vero. Questo magari ci parliamo invece di essere 80. Ma sì, ci parleremo, ma invece di essere 79 saremmo 30. Spariscono come i funghi, sia noi perché non ci ascolta più nessuno e c'è tutto un giro così. Se il mercato crolla, potremmo continuare arrivato a ciappinare sul 1680 Gran Visir, il tenente. Bene. Ross, questa domanda è per te, in realtà è per me la fa mia moglie, ma rispondi tu. Ami più tua moglie o il tuo orologio? Quindi la tua ragazza o il tuo orologio? La mia ragazza. Sì. Bravo, hai fatto bene. Andiamo avanti. No, lo sai perché con la tessera della telecamera. Cioè, non ho alcuna pistola puntata dietro la testa, giuro. Oh. Ti sei salvato. Io e lo zio Paul, guarda come siamo ridotti, che abbiamo formulato la risposta sbagliata. Io ho fatto finta di non capire, così. Vai, zio. Certe volte è meglio star zitti e lasciare il dubbio che aprire bocca e tradirsi. Quindi io... Ale, rifai la domanda, dai. Così non può non sentire. Zio, ami più la tua compagna o i tuoi orologi? Amo più Pedro. Faccelo vedere, Pedro. E la risposta è giusta. Hai vinto $1 milione. Sono in mezzo alle gambe. Voilà! Ed è eccolo qui. Grande Pedro. Chissà Pedro che orologi piacciono. Che orologi piacciono a Pedro, zio? Ma quelli blasonati, lui dici Omega, Rolex, Zenith, diventa tutto un fuoco. A me sembra più tipo da Lange. È un macellaio. Ma sai, lui è inglese, è fiero di esserlo, comunque c'ha il re, guida dalla parte giusta della strada, ha vinto la guerra, insomma un sacco di cose, non è che mi guarda sempre con disprezzo. Ha vinto la guerra. Anzi non ha l'orologio, ha chi gli dice l'ora che sono io. Che sei tu. No, ma il Ranger ce l'ha? Ce l'abbiamo. E arriviamo anche lì. Qua facciamo prima dire quello che non c'è. È vero, però, è vero. Gran Visir, senti, a che cosa stai lavorando questa sera? Facci sognare. No, allora, ci tengo a sottolineare che sto facendo finta di lavorare e voglio che questo messaggio arrivi al caro amico, spero sia all'ascolto,
Gianluca Guitti, che è sempre molto premuroso per la mia salute, mi dice non lavorare troppo, che ti fa male, e quindi vorrei che arrivasse questo messaggio: sto facendo finta, non sto lavorando. Ok. Senti, e perché hai il monocolo attaccato con una clip sugli occhiali piuttosto che il cerchietto in testa? È come perché Giuseppe. esatto, Come... come Giuseppe, perché siccome Giuseppe vedo che ne sa tanta di orologeria, allora ho detto prova a fare così anch'io per vedere se funziona anche con me, però funzionicchia, dai, funzionicchia. No, comunque il metodo Giuseppe Carli, lui ce l'ha anche quando si va a cena con Giuseppe, dovete sapere questo, io sono stato, lui ce l'ha, metti che salta fuori il cameriere, qualcuno che ha qualche pezzo importante, deve essere sempre pronto. Ma guardalo, Ecco, Mamma mia. è un po' io l'ho Va anche bene? fissato con del nastro. Sì, notavo il tuo metodo un po' casereccio. No, l'ho fissato con del nastro perché sennò salta via, Sì, un sì, a attimo. clip. Ne compri uno migliore e non salta, vedi? No, saltano tutti. Col nastro sta più lì. Fidati. Questo l'ho utilizzato per le regolazioni sul 1680. Sempre fatte grazie alle tue istruzioni. Certo, quindi prossima live, hai capito? Facciamo orologiaio, anzi, Ciappinaro, che è meglio, Sì, on air. sì. Giovedì prossimo live Dai. tecnica. Zio, perché non Grande. riporti Pedro in patria e non gli prendi un bel Harrods? Allora, a parte che se voi pensate che Pedro metta un Tudor, cioè adesso Ma c'è quello lì con lo stemma della dinastia Tudor, quello blu, è carino. Anche perché costa almeno 25.000. oltretutto gli spetterebbe anche di diritto, infatti. perché come sapete la regina aveva 2 corghi e un cocker, anche un cocker spaniel inglese, quindi che è diretto discendente di Pedro, cosa che lui mi fa pesare molto tutti i giorni, e quindi gli spetterebbe. Io adesso chiamo il numero, che ho un amico che lavora lì a Buckingham Palace che si chiama Luigi, lo chiamo, gli dico adesso fai parlare con uno, non con quello che mette via le scope, mi fai parlare con un reggente, che adesso mi faccio mandare 40 orologi, Santa Maria. Ci sembra Va bene. Sentite, detto questo, fra 3 giorni è Natale. Io vi faccio gli auguri, vabbè, ma ce li facciamo anche No, ma la tra facciamo poco. la live. Eh? La facciamo la live natalizia, Ale. Già ti sei dimenticato. Non è già questa, no? Come facciamo la live No. natalizia? No. Sì, sabato. Abbiamo detto facciamo quella lì, cosa vorremmo vedere sotto l'albero, ti ricordi? E ormai sta invecchiando. No, e dobbiamo fare un video per il 25, non una Facciamo un live. video. Faremo un Un video, video, niente, vabbè. sì. Ok, Sarà un facciamo video, il video di Natale, lo pubblicheremo la mattina di Natale, perché lo troverete sotto l'albero assieme ai tanti orologi che avrete in regalo, no? Quindi il 25 ci sarà il video della mattina di Natale. Poi la live invece a San Silvestro il 31 faremo un po' un riepilogo, un recap, come dicono quelli bravi del... Zio, il microfono. No, lo zio sta mandando un vocale. Sì, ho visto. Ora, no, scusate, mi ha questo, chiamato cose... Ti ha chiamato Luigi? Era Luigi da Buckingham Palace? No, ero al telefono con Buckingham Palace, mi hanno detto che me ne mandano 50 perché loro non badano a spese. non vadano a spese. Detto questo, io ringrazio tutti voi per essere stati in questa live, tantissimi auguri di buone feste e buon Natale, ma comunque avremo modo di rivederci nei prossimi giorni. Domani c'è il video del venerdì, poi ci sarà il video della mattina di Natale, quindi insomma avremo modo di sentirci fino a fine anno, per non vi molliamo neanche un secondo. Tanti auguri a Guido, Rosario, lo zio Poli, il Gran Visir. Fermi tutti, però spostatevi sul canale La Vita Secondo lo Zio Poli adesso, in questo momento, perché chiudiamo qua e riappariamo di là per un'altra mezz'oretta insieme. Grazie Ciao, ancora, ragazzi. e Auguri. ci vediamo tra poco. Zio, Ciao, mandami il link. auguri. Ciao. Auguri. L'altro manda il link.